Ci sono i punti neurolinfatici, facciamo delle piccole stimolazioni nella parte superiore. Perfetto, adesso vediamo. Ecco fatto, visto? Ci siamo tolti subito il pensiero di resistere alla mia forza. Resisti, ottimo, spingi, totalmente debole, super forte, vedi che magia. Tengo un segreto personale, gli occhiali. Ok. È molto interessante qui, guarda, ti faccio vedere. Sta nella prima parte, nella prima cervicale, ok? Nella medicina tradizionale cinese e nella medicina tradizionale indiana. Ti posso fare vedere la vescica urinaria a livello energetico, prende un po' tutta, vedi, ha una grandissima e buona, devo dire, energia. Spingi, non cede. Sono debolissimi, proprio super deboli, indietro. Ok, usiamo la kinesiologia applicata. Solo fai una foto nella tua testa, ok? Spingi, eccola qua. Respira. Butta l'aria. Prego. Si bloccano delle parti, sui muscoletti. Fa male, giusto? Sì. Fa male, butta. Ci facciamo cose mistiche. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo qui con noi Ilenia che viene per una problematica più particolare. Ha infatti una problematica di fibromialgia, che è una condizione molto spesso fraintesa, dal mio avviso, ovviamente per la mia esperienza. Infatti diciamo è catalogata un po' come una patologia reumatica, ok? Ma in realtà è un po' fraintesa dal punto di vista, secondo me, della funzionalità che ci sta dietro. È una problematica associata molto spesso a dei blocchi o dei traumi emozionali, ma non solo. Spesso appunto in medicina è catalogata come appunto una problematica quasi sconosciuta, una problematica un po' da buttar lì come diagnosi, ma questa cosa non è corretta. È una condizione che parte sicuramente da una problematica emotiva, ma si sta interfacciando anche con il sistema endocrino immunitario. Infatti immagino che tu dorma un po' poco, a volte, vero, ti svegli tanto. Sì. Esatto, anche di carattere alimentare. Infatti a volte per esempio possono venire, magari può venire di mangiare, anche se tu sei ovviamente perfettamente in linea, però può capitare di mangiare di più la sera, ti viene tanto qualche colpo di fame, giusto? Può capitare questo? Questo fortunatamente no, vabbè, sei super perfetta, però può capitare, ok? È una condizione anche, quindi endocrino immunitaria, è una condizione emotiva, è una condizione fisica ovviamente, è anche però una condizione alimentare, ok? Quindi l'insieme di queste problematiche, anche se su di lei non ci sono magari tutte, ok, è giovanissima, crea questa condizione fastidiosa. Faremo per lei un test nuovo molto particolare, si chiama Veda Pulse. Faremo un esame letteralmente HRV del cuore, che però farà una diagnostica bioenergetica di tutto il sistema, quindi anche dal punto di vista energetico, cosa sempre anche lì dimenticata
poiché fuori dal concetto di medicina tradizionale. Ti chiedo di metterti a pancia in su, per piacere, Ilenia. La testa appoggiata comoda, dovrai rimanere molto in silenzio. Ti chiederò di mettere le mani su questi poggiabraccia. Da quando partirà l'esame dovrò chiederti la cortesia di non parlare, quindi completamente, ok? Di rimanere completamente in silenzio. Ok, rimani fermo in questa posizione, sei comoda? Sì. Ok, faccio partire subito l'esame. Da questo momento massimo silenzio. Eccoci qua, abbiamo finito il nostro esame. Aspetta che ti tolgo gli elettrodi, molto bene, e ti faccio subito vedere l'esame. Ti puoi rimettere per favore in piedi? Sì. Te levo un po' di roba. Ok, vieni pure qua da me. Allora, questo esame, come puoi vedere, è un esame un po' particolare perché ti fa proprio un esame veramente completo di tutte le strutture, ok? Qui è fantastico perché già ci sta dicendo che grandissima parte del problema sta nella prima parte, nella prima cervicale, ok? Ed è assolutamente corretto. D'altronde, proprio per chi ha fibromialgia spesso si vanno a creare problematiche un po' anche appunto soprattutto di carattere, direi appunto come ti dicevo endocrino immunitario, quindi con tutte le problematiche di sovraccarico anche dell'ipofisi eccetera. È molto interessante qui, guarda, ti faccio vedere le tue costituzioni, addirittura secondo la medicina indiana erano molto interessanti perché facevano sia nella medicina tradizionale cinese che nella medicina tradizionale indiana l'esame dei polsi. Questo fa l'esame medico tra virgolette dei polsi, ma con la diagnostica non medica ma bioenergetica, quindi vedi che sei diciamo tendente a sviluppare un sistema, noi lo potremmo chiamare un po' più aereo, ok? Con un deficit del calore, ok? Possiamo, qua sono più esperto nella medicina cinese, ti posso fare vedere che abbiamo dei piccoli squilibri, ok, nei meridiani energetici, nella parte, vedi, soprattutto legata, come ti dicevo, anche al sistema milza pancreas stomaco, che non c'entra niente con la componente organica, attenzione, ma c'entra tanto invece con la componente, diciamo, gastroalimentare, secondo la medicina cinese, che equivale appunto al sistema milza pancreas stomaco, ok, che è proprio il sistema gastrointestinale in generale. Ora non sto qui ad approfondire, però è molto interessante. Abbiamo
una debolezza, vedi, della vescica urinaria a livello energetico, ok? La vescica urinaria a livello energetico prende un po' tutta guarda, da qui proprio letteralmente tutta la schiena fino ai piedi lateralmente. Dal punto di vista però psicoemotivo riguarda anche gli spazi personali, ok? Quindi anche le paure, tante cose che chiaramente riguardano i nostri spazi più intimi, no? Altra cosa importante, come puoi ben vedere, è il sistema proprio endocrino immunitario, i vasi, ok? Come puoi notare, vedi, non mentivo, vedi? Tutta la componente appunto legata al sistema vascolare in generale, che può portare ovviamente tanti fastidi in giro, e lo stomaco, come ti dicevo, ok? Quindi queste sono le aree che a livello, ripeto, ribadisco, energetico, quindi stiamo cambiando un po', no? L'approccio, no? Stiamo andando un po' fuori dalla medicina tradizionale. Dal punto di vista bioenergetico è fantastico vedere già subito cosa dobbiamo trattare. Altra cosa, ti faccio vedere, guarda. Questo è molto interessante, adesso te lo metto un po' più visibile per la telecamera, ok? Puoi notare, aspetta un attimo, eccoci qua, puoi notare che tutto il sistema, vedi, ha una grandissima e buona, devo dire, energia, ok? Che è quantificabile, 544% è molto buono, però vediamo come viene utilizzata nel tuo corpo. Come vedi, lo stomaco, vedi, i vasi stanno sfruttando più energia, ok, rispetto al resto, mentre la vescica troppo poca, vedi, l'1%, l'1,5%. È molto interessante questo, perché ti aiuta proprio a capire come possiamo migliorare la gestione anche energetica, possiamo dirlo, del nostro sistema, ok? Ci sono tantissime altre funzionalità, non te le farò vedere ora tutte, però è molto interessante, per esempio un'ultima cosa, vedere gli indici, ok? Guarda, ci si vede proprio come equilibrato o squilibrato in questo caso il sistema, soprattutto appunto energetico, ok? Ci sono tanti sistemi, fisico, metabolico, eccetera eccetera, quello energetico è un po' più prioritario nel tuo caso, ok? Ed è bene anche per chi si occupa anche di queste cose, ok? Chi lavora magari anche con le medicine antiche, sfruttarle nella nostra ovviamente terapia moderna, perché sono un grandissimo valore aggiunto, ok? Ti chiedo cortesemente di metterti seduta, guarda, qui, anzi scusami, qui un po' più a destra, qui, grazie, perfetto, adesso vediamo. Allora, ti faccio vedere subito una cosa, mi dai il braccio, spingi verso il tetto, ok, gira la testa solo per metà, spingi in alto il braccio e vedi subito che cede, ok? Se io ti lo giro dall'altro lato, spingi, non cede. Quindi sappiamo intanto che dall'esame che abbiamo fatto è vero che la cervicale alta, prima cervicale, diciamo, è in disfunzione. In questo caso però sappiamo anche la lateralità sinistra, ok? Adesso per iniziare la voglio sbloccare subito, ok? Così ci togliamo il pensiero. Non senti altro che un piccolo click indolore, completamente, giuro. Morbida. Guarda solo con gli occhi in alto a sinistra. Ora in basso a destra, morbida, ecco, fatto, visto? Ci siamo tolti subito il pensiero. Ruota un po' a metà, spingi in alto il braccio e non cede più, vedi? Detto questo, ti devo chiedere un paio di cose. Puoi venire in piedi qua davanti a me un secondo? Proprio solo un secondo. Devo testare dei muscoli. Oggi per la prima volta nel canale testeremo dei muscoli, ma non tanto per il sistema, diciamo, organico, ma per il sistema energetico, ok? Quindi testerò questi muscoli che sono legati all'ipofisi a livello bioenergetico, spingi all'esterno e sono debolissimi, era normale perché c'è appunto un conflitto. Fammi vedere anche questi muscoli legati in generale all'area energetica del midollo, spingiamo indietro, proprio super deboli, mantieni qua, spingi indietro. Ok, usiamo la kinesiologia applicata in un modo più particolare, quindi facciamo un esame più bioenergetico. Ti posso chiedere di sederti dall'altro lato di nuovo? Perfetto. Adesso passerò un attimo invece al sistema effettivamente fisico. Testiamo gli altri muscoli legati alle zone, diciamo, endocrino-immunitarie, ok? Prima testiamo il sistema della tiroide, ok? Spingi verso l'esterno,
ed è forte, non è niente. Spingi verso dietro, Timo, niente, assolutamente, pancia in su. Ottimo. Sistema pancreas, spingi verso di te. Qua c'è qualcosina. Spingi verso di te. E l'avevamo già visto, il sistema pancreatico ovviamente, il sistema milza pancreas stomaco e medicina cinese sono un po' la stessa cosa, anche se la milza è solo veramente a livello energetico, non c'entra niente con quello che guardiamo in questo momento. Guardiamo intanto questa componente proprio nell'asse, ok? Ipofisi, surrene, eccetera. Ti chiederò di resistere alla mia forza, qui, spingi, questo è forte per le surrenali, resisti, ottimo. E il sistema urogenitale, spingi di là, è debole, ok? Hai problemi al ciclo ogni tanto? Sì. Esatto, spingi all'esterno. Ok, i glutei in questo caso sono legati proprio al sistema, diciamo, utero, ovaie, ok? Ti chiedo per piacere di toccare con una mano questo punto qua, che è legato in kinesiologia applicata ovviamente all'ipofisi, ok? Vediamo se si rinforza tutto. Spingi all'esterno e subito vedi che si rinforza tutto, spingi, ottimo, non c'è nessun tipo di debolezza, qui c'era debolezza, spingi verso di te, non c'è più, vedi? Spingi all'esterno, non c'è più proprio per nulla, togli la mano, spingi all'esterno, subito cede, verso di te, subito cede, eccetera, ok? Quindi sappiamo che sicuramente il centro è lì, ok? A livello ovviamente più energetico. Ora eseguirò una tecnica che non ha assolutamente lo scopo di correggere, vieni un po' più indietro, ovviamente non c'entra niente con quello che stiamo facendo, correggere effettivamente l'organo eccetera, non c'entra assolutamente niente, però sono delle piccole correzioni kinesiologiche che si fanno sul cranio che aiutano diciamo il sistema membranoso interno ad avere una stimolazione che porti un beneficio almeno dal punto di vista funzionale. Ti posso chiedere di darmi per favore qui il braccio, spingi indietro, mantieni questa mano qui per piacere, spingi indietro, subito cedi, ok? Ti chiedo solo di rilassare il braccio, seguirò delle piccole spinte. Ricordo che a livello chiaramente fisico l'ipofisi si trova nella sella turcica, che sarebbe posizionata proprio al centro superiormente dell'osso sfenoide, che è quello che è diciamo lateralmente palpabile con le nostre tempie. In kinesiologia applicata si possono creare, diciamo, anche in osteopatia e chiropratica si possono creare delle decompressioni tra sia delle membrane ovviamente che passano anche sopra ovviamente l'ipofisi stessa, giusto? Sia per una questione proprio di posizionamento osseo, ovviamente non si cambia la posizione delle ossa del cranio, ma si danno delle stimolazioni per la decompressione delle membrane, ok? Che stanno all'interno, si fanno dei piccoli detensionamenti di questo genere, morbida. Ok, vediamo adesso, fammi vedere se già è bastato questo tipo di stimolazione. Spingi verso di te, super forte, verso di te, super forte, spingi all'esterno, super forte. Adesso andiamo a controllare invece la vescica urinaria a livello ovviamente kinesiologico, ripeto, ok? Il muscolo associato alla vescica urinaria a livello bioenergetico è il muscolo tibiale anteriore. Ti chiedo di spingere col piede in alto, forte, sì, ed è debolissimo, l'avevamo già visto sul programma, aveva ragione, spingi, totalmente debole. Andiamo a creare una stimolazione al di sopra ovviamente delle ossa pubiche, qui sull'osso superiormente, che ci sono i punti neurolinfatici, ok? Aspetta, vado anche giù, scusami, non ti seccare, morbido, ok, perfetto. Facciamo delle piccole stimolazioni nella parte superiore per qualche secondo. Spingi in alto il piede, adesso spingi, è fortissimo, spingi in alto, super forte, vedi che magia, ok? Adesso voglio fare un'altra piccola magia. Sappiamo che la fibromialgia è legata tantissimo
piccoli traumi, voglio cercare nel tuo corpo, ok, grazie al tuo corpo, oggi facciamo cose mistiche, cercare con delle tecniche specifiche l'età precisa del tuo trauma. Ho ragione? Hai 23 anni, mi pare di aver capito, giusto? Ok, è qualcosa che è per caso successa nell'arco dei tuoi 18 anni, giusto? Più o meno nel periodo dei 18 anni. Sì, cioè molto vicino Molto vicino, a questa. tra i 17 e i 19 anni, diciamo più o meno. Anche 16, dai 16 ai Ok, 19. ok, vediamo un pochino. Però c'è qualcosa di interessante anche dopo, ok? Forse anche come sono state vissute queste cose, ok? È molto interessante questo. Voglio chiederti un attimo di sederti verso di là. Dammi questo braccio, spingi in alto forte, chiudi gli occhi per piacere. Potresti per favore pensare a questo trauma? Solo fai una foto nella tua testa, ok? Ce l'hai? Spingi in alto. Come puoi vedere subito il tuo corpo ti fa cedere, ok? Fammi vedere una cosa. Spingi per favore di nuovo in alto. Ok, forte ovviamente. Chiudi gli occhi di nuovo. Per favore, fai ancora questa foto mentale, va bene? Ce l'hai? Sì? Spingi in alto, ovviamente ritorni a cedere e continua per piacere. Spingi in alto. No. Spingi. No. Spingi. Eccola qua. Questi sono dei punti specifici ovviamente proprio della medicina tradizionale cinese. Questa zona ci indica che c'è effettivamente, cioè questa cosa ha creato molta ansia, giusto? Ho ragione? Ti posso chiedere di toccare quel punto lì? Ok, l'ansia è diciamo collegata secondo la medicina cinese al cuore, ok? E io adesso farò anche una cosa interessante, metterò degli occhiali così che lei possa avere una correzione. C'è un motivo che non spiegherò, tengo un segreto personale, no scherzo, ti chiedo di mettere qui gli occhiali, ad occhi aperti, per piacere, ovviamente. Anzi, prima ti faccio rivedere, ad occhi aperti, fai la foto mentale per piacere del tuo trauma, spingi in alto, cederai, metti gli occhialini, occhi aperti ovviamente, fai la foto mentale, spingi in alto, non c'è di più, ok? È incredibile, però è così, ok? Ci sono dei motivi legati ovviamente alla medicina tradizionale cinese, ok? Tocca questo punto qui e io stimolerò delle componenti specifiche della tua colonna. Fammi dei bei respironi, concentrandoti sul tuo trauma. Butta l'aria, respira, butta l'aria, respira, butta l'aria. Ok, sfruttiamo ovviamente tante tecniche differenziate, ok? Adesso ti chiedo di darmi gli occhiali, chiudi gli occhi, pensa al tuo trauma, spingi in alto e non c'è di più. Ora attenzione, sia chiaro, non è che io vado ad eliminare il tuo trauma, improvvisamente stiamo facendo una psicoterapia in 2 secondi, non c'entra niente con tutto ciò. Sono delle tecniche ovviamente che insieme, ok, che ho unificato io, ok? Della chiropratica, della kinesiologia applicata, della medicina tradizionale cinese, delle tecniche che si chiamano EFT, Emotional Freedom Technique, ok? Sono diciamo una parte di un mondo meraviglioso che si può fare in un po' di tempo, ok? Per aiutarti nei tuoi percorsi ovviamente a parte, ok, emozionali eccetera, che però danno un enorme aiuto, ok, soprattutto perché il corpo è un biocomputer, ok, il cervello è proprio un biocomputer
e noi un pochino dobbiamo agire come dei biohacker, ok? Per cambiare le reazioni automatiche che il tuo corpo ha al ricordo anche visivo, ok? Anche che non c'entra niente direttamente, ma visivo, di cose che ti riportano a quel tuo trauma e ti fanno appunto cedere il sistema, ti fanno creare un cedimento. Chiaramente non è la cura della fibromialgia, non c'entra niente, però è un grandissimo aiuto per iniziare un bellissimo percorso che ti aiuti a cambiare tanto nella tua vita, ok? È un qualcosa di più inusuale, un po' più ampio, che però ti darà una spinta enorme per migliorare appunto il tuo sistema. Adesso, altra cosa importante, correggiamo la tua postura, che è molto importante per eliminare cose le quali combattere, giusto? Ti chiedo di metterti a pancia in giù. Prego. C'è una leggera diminuzione a sinistra dell'altezza del bacino. Sbloccherò delle parti senza andare a infierire sui muscoletti che sono sempre un po' tesi con la fibromialgia. Ecco fatto. Molto bene. Questo punto fa male, giusto? Sì. Respira. Sì. Respira. Butta, è un punto riflessologico dell'ipofisi. Respira. Butta. Respira. Butta. Fa meno male già, giusto? Sì. Perfetto. Dammi qui. Di nuovo per piacere. Respira, fa male. Butta. Respira. Butta. Respira. Butta. Ottimo. Giù. Mettiti sul fianco, per favore, verso il giardinetto. Qui c'è un cuscino. Dall'altro lato, cortesemente. Vieni di qui. Eccoci qua. Vorrei farti ragionare sulla meravigliosità, ok, di un lavoro multidisciplinare. Quindi quando ci sono delle condizioni del genere, il fatto di poter lavorare in team, ok, su di te, dove tu sei il centro, ok, non è il centro il dottore, ok, è la chiave per la salvaguardia delle persone che hanno questo tipo di problematica. Veramente ti può realmente cambiare tanto la vita quando c'è effettivamente un rapporto, ok, corretto come in un team nei confronti appunto del paziente stesso, ok? È stato un grandissimo piacere conoscerti. Per oggi io fermerò il lavoro, va benissimo così, perché ritengo opportuno darti tempo anche di metabolizzare quello che è stato fatto. Non esageriamo, ok, sulle stimolazioni. Vieni pure in piedi. Grazie assolutamente per aver scelto il mio studio. Ti ringrazio e alla prossima visita. Arrivederci.